deciso di prendere Avata 2, drone FPV della DJI. Quindi, cari amici, colleghi e clienti, da oggi sono anche disponibile per le riprese FPV con Avata 2. Ma la domanda a cui voglio rispondere in questo video è se Avata 2 è un drone adatto a scopo lavorativo. Ciao, sono dall'Alto Simone Bergamasco e sono un operatore di droni professionista e un videomaker. Essendo la mia unica occupazione, lavoro in diversi settori. Qui sul canale condivido la mia esperienza lavorativa parlando di droni, videomaking e marketing. Se ti interessano questi argomenti, allora iscriviti al canale. Come settori tecnici mi occupo di fotogrammetria e ispezioni termiche con droni come il Mavic 3 Enterprise e il Matrice 30T. Con l'utilizzo di questo drone faccio anche la ricerca di animali e di persone disperse. E non per ultimo c'è anche la produzione di video con droni come l'Avata 2 che hai appena visto. Sapendo bene quali sono le possibilità di un drone autocostruito, posso dirvi che questo non ha niente a che fare con gli autocostruiti. Questo è un drone della DJI che garantisce sicurezza e prestazioni come i droni DJI, in più ha il volo FPV che è la sua peculiarità. Non è un drone fatto per il freestyle, non è un drone fatto per i bando, è fatto per volare in FPV e fare riprese adeguate per il lavoro. Prima di proseguire spiego per chi non è nell'ambiente droni e FPV come funziona un drone FPV. Si intende First Person View e vuol dire volo in prima persona, visuale in prima persona. Questo drone quindi ha la sua telecamera posta qui davanti e mentre vola trasmette le immagini. Le immagini vengono ricevute dal suo visore. Questo è un paio d'occhiali digitali e qui all'interno si vede ciò che vede la telecamera del drone. In questo modo mi ha permesso vedere cosa vede il drone e poterlo pilotare seguendo dei movimenti che un drone stabilizzato non può fare. Il comando del drone è affidato al suo motion controller. Questo è un controller di ultima generazione che sfrutta il movimento dato dalla mano e dal grilletto per direzionare il volo del drone. Alcuni movimenti più professionali che voglio fare non riesco a farli con il motion controller e quindi ho acquistato anche il Remote Controller 3. Questo che è più un radiocomando vero e proprio dal costo di 149 euro. L'ho ordinato direttamente dal DJI Store perché non si trova in altri store online e neanche su Amazon. L'ho ordinato quindi direttamente sul sito di DJI, ma la consegna è prevista per i primi di agosto. Ci vuole un po' effettivamente a ricevere questo controller. Devo dirvi che all'inizio utilizzare questo motion controller mi risultava abbastanza strano, perché per decollare bisogna utilizzare questo pulsante qui per accelerare il grilletto e per direzionare il drone bisogna muovere il polso praticamente. Oltre a funzione di return to home, ritorno a casa automatico, modalità di volo e un joypad. Per chi arriva da un radiocomando, utilizzare il motion controller all'inizio potrebbe essere un pochino destabilizzante, ma vi assicuro che è stato molto intuitivo e comodo da utilizzare. Tanto che ho ricevuto il drone il giorno prima, ho fatto una prova sul campo per vedere le funzioni e il giorno dopo sono andato a fare un lavoro. Non andavo a una velocità sostenuta, ma andavo più piano della modalità normale per fare il movimento più fluido possibile e andare quindi a terminare il volo dove c'erano gli sposi. Ho scelto di passare dentro questo porticato superiore in cima al palazzo perché comunque aveva una apertura molto grande. Ci sono passato abbastanza piano, non andavo molto veloce in normal mode, quindi non neanche in sport. Sulla destra puoi vedere la visuale non stabilizzata, originale come si vede praticamente negli occhiali, mentre a sinistra puoi vedere la visuale stabilizzata che viene stabilizzata attraverso l'utilizzo di un software. In questo caso ho utilizzato GiroFlow per la stabilizzazione della ripresa. GiroFlow sfrutta i dati dei giroscopi del drone registrati insieme al video. In questo modo riesce a capire benissimo come andare a stabilizzare il video. Inoltre in post-produzione, quando si va a stabilizzare le riprese, se si vuole comunque l'orizzonte orizzontale,
invece che inclinato per le riprese tipiche dell'FPV, si può anche andare a loccare l'orizzonte. Il programma ricalcola la stabilizzazione e da questo momento le riprese potranno essere esportate orizzontali, come se fosse un drone stabilizzato a questo punto, con l'orizzonte lineare. Ho utilizzato il drone su 2 matrimoni, ma essendo matrimoni solo le riprese con Avata 2 non bastavano e quindi ho utilizzato anche il Mini 4 Pro. Fino ad oggi per me il lavoro con i droni FPV era rimasto un pochino in disparte perché mi ero dedicato di più a lavori più tecnici e alla produzione di video con droni stabilizzati. Perché avevo fatto un drone FPV, avevo anche iniziato ad allenarmi insieme a altre persone, miei amici, che facevano FPV per divertimento. Però non è stato un grande investimento, infatti non è un drone adatto a quello che volevo fare. Dovevo montarci una camera sopra che non aveva la qualità che volevo, insomma era un po' un casino, poi dovevo stare sempre a sistemarlo, a ripararlo, a settarlo, quindi ho perso un sacco di tempo dietro a questo aggeggio che poi alla fine si è rivelato come inadatto per il lavoro. Non sono riuscito neanche a fare un reel decente con questo e quindi adesso sono passato a un DJI che è praticamente tutto pronto. Quando ho bisogno del lavoro prendo il drone, lo carico e vado e faccio il lavoro. Non devo stare a avere un'officina in casa per sistemare sempre e a trovare il modo di far funzionare degli aggeggi come questi. Molto sinceramente io non ho voglia di stare a perdere tempo con la meccanica, mi interessa fare il lavoro e quindi avere un drone affidabile e pronto all'uso e che mi certificasse un po' di sicurezza e autonomia lavorativa. Inoltre questo drone ha delle caratteristiche che me lo hanno fatto preferire ad Avata 1. Infatti Avata 1 non lo vedevo adatto al lavoro, mentre questo, grazie ad alcune caratteristiche che adesso vediamo, secondo me è un drone adatto a scopo lavorativo. Il primo motivo è che può registrare fino a 4K a 60 fps in D-Log M a 10 bit. Questo permette di avere maggiori informazioni sulla luce e poter gestire meglio il colore nella post-produzione. Aggiungo che per ottenere il massimo da questa telecamera e utilizzare impostazioni e riprese professionali, insieme al D-Log M è necessario utilizzare i filtri ND. I filtri ND permettono di ridurre la luce in ingresso nell'obiettivo e quindi impostare le corrette impostazioni di registrazione per i video. In questo caso io ho acquistato insieme al drone direttamente da Amazon anche i filtri di Kenfate KEF Concept. Questi filtri mi permettono, una volta agganciati davanti alla camera, di ridurre la luce in ingresso e quindi impostare correttamente le impostazioni di ripresa. Nella confezione, oltre all'ND16 che ho montato sopra l'Avata, c'è anche ND8, ND32, ND64. Su Amazon e sullo store di Kenfate si trovano anche i filtri CPL per l'Avata 2 e il filtro neutro anti-UV. Come vedete sono filtri di buona fattura, li ho provati, li ho già utilizzati per lavoro e vengono agganciati comodamente sopra l'obiettivo. Vanno posizionati davanti l'obiettivo della camera dell'Avata 2. Si utilizza i filtri ND perché non c'è il diaframma all'interno di questo comparto fotografico, c'è solo la possibilità di cambiare la ISO e la shutter speed, quindi la velocità dell'otturatore. Per ridurre la luminosità in ingresso quindi possiamo giocare solo sulla shutter speed, ma alzando troppo il valore della velocità di scatto, quindi aumentando la velocità di scatto, abbiamo delle riprese molto più scattose, non naturali. Per impostare la camera correttamente bisognerebbe impostare la shutter speed secondo la regola dello shutter a 180 gradi, che consiste nel duplicare il valore della frame rate per secondo del doppio. Se abbiamo un frame rate di 50 fps, dobbiamo impostare 1/100 di secondo per la shutter speed. In questo caso si può anche raddoppiare, si può andare a un 200°, però più si alza questo valore, più si raddoppia questo valore
e più saranno scattose le riprese. Per avere quindi una ripresa più naturale possibile, un effetto più cinematico possibile, bisogna andare a applicare il filtro ND per ridurre la luminosità e impostare correttamente la shutter speed. Questi filtri li ho comprati unitamente al drone subito durante l'acquisto e li consiglio perché mi sono trovato bene. Sono saldi sopra il drone e di buona qualità. Trovi il link in descrizione che ti rimanda allo shop di Amazon. E non è finita qui, perché lo store di KF Concept mi ha inviato uno speciale codice che vi dà accesso al 18% di sconto sugli acquisti direttamente sul loro shop. Trovate quindi i filtri ND di Avata 2 in sconto direttamente sullo shop di Ken Fate. Oltre a questo, il codice Simone vi dà l'opportunità di avere il 18% di sconto su tutto lo store fino al 31 dicembre del 2024. Quindi utilizzate Simone come coupon al termine della procedura di checkout sullo store di kentfate.it e riceverete il 18%. E ci tengo a ribadire che i filtri ND di Avata 2 non sono sponsorizzati, io li ho acquistati perché mi servivano da utilizzare per lavoro per Avata 2. Invece mi hanno inviato lo zaino, questo zaino qui che potete vedere nelle schede qui sopra, che vi ho recensito, è lo zaino che ho scelto e che mi hanno inviato KF Concept per farvi vedere come funziona. Perché l'ho scelto? Perché è uno zaino economico ma che ha delle caratteristiche molto valide per il lavoro. È resistente, ha delle tasche molto utili, degli scompartimenti per l'attrezzatura idonei al trasporto dell'attrezzatura e vi faccio vedere il tutto nel nuovo video qui sopra nelle schede. Il secondo motivo è la velocità di impiego e l'affidabilità. Ci sono diverse chicche nelle impostazioni che mi hanno fatto sentire sicuro di mandare il drone un po' più lontano rispetto a me. Per esempio è possibile vedere l'on point, quindi da dove sono decollato, direttamente nella visuale. La possibilità anche di mettere in pausa il volo in ogni momento e passare da un FPV a uno stabilizzato in un attimo è un vantaggio notevole. Un'altra funzione molto utile è vedere una lunga linea arancione o rossa. Questo ti permette di sapere se stai andando troppo lontano o dietro a ostacoli che ne impediscono la trasmissione. Inoltre, in caso di disconnessione ci sarà il ritorno a casa automatico alla quota stabilita. Per esempio, io posso dire al drone in anticipo prima del volo che il ritorno a casa deve essere fatto a una quota di sicurezza di 50 metri. In caso di disconnessione del drone dal visore e dall'area di comando, il drone si alzerà fino a 50 metri e poi arriverà di nuovo verso la posizione di on point. Questa velocità e facilità di impiego quindi l'ho apprezzata particolarmente. Terzo motivo per cui lo vedo adatto al lavoro è la durata della batteria. Grazie a una singola batteria è possibile arrivare fino a più di 20 minuti di volo, quindi con 3 batterie riesco a coprire più di un'ora di volo e mentre utilizzo l'ultima batteria ho la prima in carica per poter continuare a operare. Un altro pregio di questo drone è la sua compattezza, ma non solo con il drone ma anche con tutti gli accessori che presenta. Infatti con la sua confezione di trasporto, che è molto compatta, troviamo tutto quello che è necessario per utilizzare e ricaricare questo drone. Infatti qui all'interno, oltre a tutti gli accessori che sono contenuti in questa parte come eliche di ricambio, stick di ricambio eccetera, troviamo il caricabatterie con le sue 3 batterie e questo è già pronto per essere attaccato a una USB-C e caricare. Nel caso invece degli auto costruiti bisogna portarsi caricabatterie multipli, ingombranti e tante batterie. In questo caso non è così. Poi c'è il suo telecomandino, gli occhiali e qui viene riposto il drone. È molto compatto. Anche lavorativamente parlando, avere un drone molto compatto che si trasporta in una borsa è molto comodo da utilizzare e impiegare velocemente. I suoi filtri ND li ripongo qua. Qui c'è il coprilente, copri gimbal del drone, così rimane protetto. E questa
è la borsetta di trasporto, comoda, funzionale e è tutto quello che serve per utilizzare il drone comodamente. Per chi volesse invece uno zaino un pochino più capiente e per trasportare telecamere, droni, accessori, ottiche e tutto quello che serve per il lavoro, vi lascio qui sopra un altro video in cui parlo di questo zaino che mi è stato inviato da Kent Fate KF Concept. Lo trovo molto funzionale, l'ho scelto apposta per farmelo spedire e parlarvi di questo zaino perché l'ho trovato funzionale e comodo. Oltre alla possibilità di avere una tasca qui, una tasca grande qua, ha anche la possibilità di avere il laptop all'interno di questa tasca. Però per questo zaino c'è l'altro video in cui ne parlo meglio. Sono un operatore professionista e come vedi abito a Lucca. Se ti piacciono gli argomenti di cui parlo, iscriviti al canale e vienimi a seguire anche sugli altri social. Se invece hai bisogno dei miei servizi specialistici, vai qui sul mio sito e contattami. In conclusione posso dire che mi sono trovato molto bene sia con il drone che con i filtri ND e consiglio questo drone a chi vuole eseguire delle riprese in stile FPV senza dover stare ore a imparare a costruire droni autocostruiti. Naturalmente ha i suoi limiti, se si vuole andare oltre bisogna smanettare un po' e andare a costruirsi un drone da solo, però questa secondo me è l'opzione che attualmente è più fattibile per chi vuole lavorare e utilizzare le riprese FPV a scopo lavorativo. Penso comunque di far uscire ulteriori video sull'argomento Avatar 2 qui sul canale. Se avete delle domande in particolare fatemele nei commenti e io risponderò.